sono Aspi96 e questo è il mio 19esimo video sul canale Aspi96. Questo video è buio e non so perché, comunque in questo video mi è stato chiesto di parlare della sindrome di Tourette. Sigla! Democrats and Republicans are... Innanzitutto, forse molti di voi, cioè molti, non è che siate molti, però alcuni di voi, forse uno, due di voi, l'hanno già sentita nominare. Quindi di che cosa si tratta? La sindrome di Tourette è una sindrome, ma dai, caratterizzata dalla presenza di tic motori e fonografi. Insomma, suoni involontari. I tic possono essere molto forti e frequenti e questa sindrome può essere invalidante. Tuttavia, in altri casi può anche non essere una vera e propria disabilità. La sindrome di Tourette, nonostante la sua rarità, è famosa perché fra i tic verbali rientrano anche le parolacce. L'uso involontario di un linguaggio scurrile o inconveniente è detto coprolalia, ma diversamente da quanto forse si pensi, la coprolalia non è presente in tutti i casi di sindrome di Tourette, soltanto in alcuni. Negli altri ci sono comunque tic perché la sindrome di Tourette è caratterizzata dai tic, ma sono di altra natura. Altri tipi di tic verbali possono essere la paglialia, ossia la ripetizione di parole, e l'ecolalia, ossia la ripetizione di parole dette da altri. Ovviamente questi sono solo due esempi. I tic motori possono andare da semplici e piccoli movimenti facciali a incontrollabili movimenti degli arti. Il soggetto può avere un piccolo controllo sui suoi tic, ma è molto impegnativo. Nei casi di coprolalia, quindi, ad esempio, un soggetto può ritrovarsi ad insultare involontariamente le persone. Oltre alle parole, inoltre, possono essere messi anche altri tipi di suoni. Spesso, oltre alla sindrome di Tourette, ci sono delle comorbidità, e fra queste rientra il disturbo ossessivo-compulsivo. A tal proposito, guarda il mio video 16esimo in cui ti spiego le compulsioni. Come ultimo particolare dico che la sindrome di Tourette è più frequente negli uomini che nelle donne. Ma come si cura? Non si può curare la sindrome di Tourette. Tuttavia, in molti casi sparisce durante l'adolescenza. Se questo non accade, i sintomi possono essere almeno parzialmente controllati con farmaci. Tuttavia non senza effetti collaterali. Fortunatamente esistono anche terapie non farmacologiche. E spero di aver esaudito la richiesta che ho ricevuto tramite messaggio privato. Se avete delle richieste per futuri video, ovviamente fatemelo sapere. E grazie per aver visto questo. Mettete mi piace, condividete, commentate, eccetera. Grazie per esservi iscritti al mio canale, anche se poi non seguite i miei video, perché così è, cioè i video che non vengono condivisi da Mondo Aspi non si li guarda, nessuno, ho evitato la parolaccia. Cioè c'è il video 2 che ha 11.055 visualizzazioni. Prima non avevo il computer addosso, non ho fatto il video col computer addosso, però lo guardavo ogni tanto. Ecco, paradosso. Il video in cui dico che ho raggiunto 200 iscritti, cioè il 17, è stato visualizzato 44 volte. Il video delle compulsioni invece ha 238 visualizzazioni e io ho 239 iscritti, proprio per uno.
Concludo questo video ringraziando anche Raito92. Un'attuale moderatrice del mio forum, che con la sua presenza gli ha dato una gran bella spinta. Ovviamente in descrizione trovate il link al mio forum, iscrivetevi e come sempre al prossimo video. Democrats and Republicans are the same.